Ebbene sì, come letto dall'immagine di copertina, qualche settimana fa, mentre stavo facendo un corso di formazione, è andata via la voce e sono rimasto senza voce per 3-4 giorni. In questo video però, oltre a raccontarti questo episodio che può fregartene relativamente, voglio parlarti di produttività. Come ti raccontavo nell'anteprima, in questo video non voglio parlarti di medicina, ma voglio parlarti di produttività. E lo faccio però partendo da raccontarti questo episodio che mi è capitato. Stavo facendo un corso di formazione sul podcast, audio e video ovviamente, e erano 3 ore di corso. Già dopo la prima oretta avvertivo un grosso fastidio alla voce, e tant'è che tossivo in continuazione, bevevo in continuazione perché mi faceva proprio male la gola, e pian piano la voce è andata via. Ho chiesto scusa ai ragazzi, gli ho fatto fare un esercizio che comunque gli avrei fatto fare e ho limitato la voce, quel poco che restava. Ho parlato: ehi ragazzi, scusate, è stato bruttissimo. Dicevo, ho limitato l'utilizzo della voce soltanto alla correzione dell'esercizio. Ma al di là di questo, voglio raccontarti una cosa. Adesso, come mi senti, ho ripreso la voce, anche se sono ancora un po' raffreddato, però il punto qual è? Tutti noi che produciamo contenuti, soprattutto d'inverno, ma anche durante le altre stagioni, dovremmo sempre considerare la possibilità che non siamo in forma. Per un giorno, 2 giorni, una settimana, quello che sia. Ovviamente non ti auguro nulla, però può capitare, giusto? Siamo umani. Ok, quindi così come possiamo andare in vacanza per una settimana, allo stesso modo possiamo avere l'influenza o un'afonia per una settimana. Che cosa succede? In questi momenti è fondamentale avere dei contenuti pronti. Nel mio caso, io ci sono anche forse per un mese intero non produco un video, eppure il mio canale continua ad andare perché ho così tanti contenuti pronti, stessa cosa il mio podcast, che tu non te ne accorgi. Io potrei essere in vacanza, potrei essere ammalato, potrei lavorare dalla mattina alla sera per la creazione di altro e tu non te ne accorgeresti. Perché i miei contenuti continuano lì. E questo è fondamentale perché lo sappiamo bene che la continuità è indispensabile per creare anche un legame tra me che parlo e te che ascolti. Sapere da parte tua che ogni mercoledì, in realtà ogni mercoledì sempre, ma spesso anche il lunedì, spesso anche il venerdì, insomma sono come hai visto molto produttivo. Sapere da parte tua che c'è sempre un mio video che viene fuori almeno una volta a settimana, ma in realtà anche 2 o addirittura 3, per te è un motivo importante di fidelizzazione. Ti senti più legato a me perché non sono un canale che pubblica chissà quando o quando gli pare, ma è un canale con un'abitudine di programmazione stabile e costante nel tempo. Ecco, allo stesso modo tu che produci contenuti, ripeto, che siano audio, video, quello che ti pare, è fondamentale non avere buchi nella programmazione. Poi per carità, tutto può accadere, voglio dire, non c'è nessuna vergogna o altro, può succedere. Però, dal mio punto di vista è fondamentale, quando abbiamo tempo, produrre più contenuti da tenere da parte. Come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Il senso è questo fondamentalmente. La produttività, al di là di tutte le regole, teorie eccetera, e trovi sicuramente tanti video anche sul mio canale, si basa anche su un concetto molto semplice, cioè quando puoi realizzare dei contenuti, fallo, perché ci saranno sempre momenti in cui non potrai. Una delle tecniche di produttività che utilizzo io, ce ne sono 3-4 che utilizzo più spesso, ma la tecnica del batching è quella che mi produce più risultati. Che vuol dire? Semplicemente questo, al di là del nome batching, che io registro, come in questo momento. Io prima ho registrato un video, adesso sto registrando questo, dopo ne registro un altro e forse ancora un altro. Perché? Perché è tutto settato, ho il Tascam Mixcast 4 pronto, il microfono, le luci, l'illuminazione, tutto pronto e sto registrando. Registrerò, quindi avrò fatto 4 video, dopodiché spengo tutto. Nei giorni successivi, anche domani probabilmente, utilizzerò 2 ore, 3 ore, 4 ore per montare questi video. È molto più facile far così piuttosto che registrare un video, montarlo, registrare un video, montarlo, soprattutto se, come diversamente dal mio caso, tu invece devi montare e smontare tutta l'attrezzatura ogni volta. Perché io sono fortunato perché ho una casa piccolina, però ho questo studietto piccolo separato dalla casa dove è un vero e proprio studio, quindi arrivo qui, accendo la luce, accendo il Tascam, le luci, il microfono e registro. La macchina fotografica ovviamente registro. Nel tuo caso, se non è così, è ancora più problematico, quindi prenditi mezza giornata per registrare quanti più video possibili, fatti bene ovviamente, dopodiché ti prendi un'altra mezza giornata per montare quei video. Questa tecnica ha anche un grosso vantaggio, quello di farti essere concentrato, perché se tu sai che devi realizzare video, sei concentrato sui video, non devi pensare al montaggio, non devi pensare a tutta una serie di altre cose, o che musica scelgo o qualsiasi altra cosa.
Quindi ti consiglio, nel tuo interesse, di utilizzare tra le tante tecniche che trovi, ripeto, anche sul mio canale, la tecnica del batching. Quindi bloccarti non sono ancora guarito del tutto. Bloccarti degli slot temporali nella tua settimana e registrare quanto più possibile video, oppure montare quanto più possibile video, cioè fare un'unica cosa alla volta. Questo è secondo me un grandissimo consiglio, a costo zero, perché non devi spendere neanche una lira, che ti permette di essere più veloce, di essere più produttivo e di riuscire a essere più concentrato. Ma se ti va, provala e fammi sapere che cosa ne pensi. Ecco, io in questo video breve volevo condividere con te questo spiacevole episodio, che per fortuna è passato, è andato tutto bene, fa parte della vita, no? Ci si ammala, si guarisce, eccetera, eccetera. Però è la prima volta in vita mia che perdo la voce per 3-4 giorni. In realtà forse è la prima volta in vita mia che perdo la voce. Infatti mi è sembrata un po' strana questa cosa, avevo avuto paura di averla sforzata troppo, però in realtà, non avendo registrato video podcast negli ultimi 15 giorni precedenti alla perdita di voce, ho detto, strano, non ho sforzato niente, non è che canto o altro. Però, chissà, forse sarà stata una forma influenzale, insomma, un raffreddore particolare, non lo so, però con la cura che mi ha dato il medico è passato tutto. Bene, quindi fammi sapere se questa tecnica la metterai in pratica, se funziona, se hai altre tecniche, se hai dubbi, domande, curiosità, lo sai, io sono sempre qui, pronto ad aiutarti, ok? Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.